Allora ragazzi, adesso cerchiamo di capire come funziona una relazione molti a molti. Allora facciamo un esempio pratico di un sistema di gestione della scuola. Allora che cosa vogliamo tracciare? Vogliamo tracciare le informazioni relative ad uno studente. Quindi studente e poi ovviamente a quelli che sono gli esami a cui è iscritto. Potete chiamarli appelli, potete chiamarli esami come volete fondamentalmente. Allora intanto cerchiamo di mettere qualche attributo. Allora, uno studente ovviamente sarà caratterizzato dal nominativo e la matricola. Datemi qualche secondo. Quindi il nominativo e poi ovviamente la matricola, dove la matricola per ovvi motivi, sarà univoca e quindi non potranno esserci due studenti con la stessa identica matricola. Sappiamo che il nominativo e la matricola sono campi obbligatori, quindi non gli mettiamo l'opzionalità. Da parte degli esami, ok, che cosa vogliamo tracciare? Vogliamo tracciare il titolo dell'esame, ok? Ovviamente vediamo un po', il numero di crediti e poi ovviamente la data dell'esame. Non ci sono campi univoci semplicemente perché altrimenti rimarremmo bloccati sia sulla parte di titolo, immaginiamoci di dover fare analisi nello stesso identico giorno, scusatemi, in giorni diversi ma con lo stesso identico titolo, non potremmo farlo altrimenti. Allora adesso definiamo quella che è la relazione che intercorre tra questi due elementi, con il nostro rombo. Allora guardate, la questione è proprio questa. Uno studente, ok? Qual è la relazione che può, intercorrere tra questi 2 elementi, quindi tra queste 2 entità? Allora, è iscritto, quindi vediamola sotto questo punto di vista, come abbiamo fatto esattamente prima, okay? Leggiamola da sinistra verso destra. Uno studente è iscritto ad uno o più esami, ok? Però uno studente immaginiamoci che potrebbe non essere iscritto anche a nessun esame, perché? Perché le matricole, ad esempio, appena si iscrivono all'università o alla scuola, fondamentalmente non hanno iscrizioni attive. Dall'altro punto di vista, quindi rigiro tra virgolette la mia freccia, ok? Quindi a livello di lettura parto da esame verso studente, posso dire con certezza che un esame, ok? Ad un esame è iscritto più di uno studente. Però qual è la situazione? La situazione paradossale è che in pratica ad un esame potrebbe non iscriversi nessuno studente. Immaginiamoci le sessioni estive che di solito vengono disertate per motivi più di tempo che altro. E allora a questo punto cosa succede? Quindi fondamentalmente ci siamo ritrovati davanti ad una situazione di questo tipo. Bene, sappiate che l'idea fondamentale che muove, ok, tutta la nostra infrastruttura è proprio quella dell'identificazione, quindi dell'iscrizione. Se ci fate caso, sia studente che esame, ok, sono due tabelle che sono indipendenti. Per quale motivo? Beh, grazie ovviamente a questa tipologia di opzionalità, vedete l'ho evidenziato. Per quale motivo? Perché tecnicamente uno studente può esistere senza l'esame, ok, un esame può esistere ovviamente senza lo studente, nessuno studente è iscritto. E allora qual è il punto? Per questo stesso identico motivo, che cosa facciamo noi? Beh, cerchiamo, tra virgolette, di identificare la nostra relazione come se fosse un'entità e a conferma di ciò, immaginatevi una situazione di questo genere, immaginatevi di poter mettere o comunque sia di poter valorizzare all'interno dell'iscrizione anche una possibile, guardate, una possibile data di iscrizione. Ok? Questo è un livello, quindi questa è una tipologia ad esempio molto paradossale. Per quale motivo? Perché in questo caso stiamo cercando di mettere all'interno di una relazione un attributo e questo diciamo che ci spinge a pensare che probabilmente quella tipologia di relazione potrebbe non essere una sola relazione, semplicemente perché le relazioni non possono avere attributi, soltanto le entità possono avere degli attributi. Bene, e allora proprio grazie a questa tipologia di concetto, quindi grazie all'introduzione, ok, in questo esempio di questo attributo, che cosa facciamo? Beh, cerchiamo di pensare, di ripensare il nostro progetto in questo modo. Guardate, lo vado a riposizionare nella parte bassa giusto per avere un po' di riferimento. Allora, mi tolgo le mie relazioni e abbiamo detto che, dato che soltanto le entità possono avere degli attributi, ok?
allora ripenso alla mia relazione come se fosse un'entità. Guardate, tecnicamente che cosa faccio? Uno studente effettua che cosa? Un'iscrizione. E l'iscrizione, guardate, sarà caratterizzata da una data. Capite qual è l'idea? Quindi fondamentalmente cosa succede? Proprio questo attributo ci rompe le uova nel paniere, soprattutto perché un'entità è l'unico elemento a livello di ER che può avere degli attributi. E allora a questo punto cosa succede? Capiamo che l'entità in una relazione molti a molti che abbiamo identificato qui sopra, molto probabilmente la relazione si trasformerà in un'entità. E allora come funziona in questo momento? Bene, tecnicamente nel diagramma R dobbiamo gestire l'entità a 2 a 2. E quindi fondamentalmente cosa succede? Qui ci ritroviamo a stabilire prima la relazione tra studente e iscrizione e poi ovviamente un'altra relazione tra l'iscrizione e gli esami. Ok? Allora vediamo un po' come si sviluppa quella di studente. Uno studente, guardate, qual è la relazione che intercorre con l'iscrizione? Effettua. Uno studente può effettuare una o più iscrizioni, però per lo stesso identico ragionamento di prima, fondamentalmente qui abbiamo un'opzionalità, perché uno studente può effettuare una o più iscrizioni, ok? E dall'altra parte, quindi fondamentalmente cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, quindi l'abbiamo percorsa sotto questo punto di vista, quindi andando verso di là, al contrario, ok? Che cosa succede? Un'iscrizione viene effettuata da un solo studente. Attenzione, dobbiamo pensare a quell'esatta iscrizione. Immaginiamoci che l'iscrizione ha pure un codice univoco, quindi l'iscrizione AB 1, 2, 3, 4, 5, fondamentalmente pensate che è fatta, è effettuata da un singolo studente. Quindi fondamentalmente che cosa succede? Non possono esserci più studenti che effettuano la stessa identica iscrizione fatta esattamente a quella data in quel secondo e microsecondo. Ok? Benissimo, allora a questo punto cosa succede? Andiamo verso la parte di esami. Un esame, ok? Scusatemi, pensiamola prima sotto il punto di vista dell'iscrizione. Quindi che cosa possiamo dire? Che un'iscrizione coinvolge, ok? Quanti esami? Un solo esame, perché tecnicamente se io mi iscrivo all'esame di fisica 1 del 0101 2023 o 2024, significa che praticamente quell'iscrizione va a coinvolgere quel singolo esame. E allora a questo punto cosa succede? Dall'altra parte, quindi mi riporto al contrario, quindi fondamentalmente parliamo da esame verso iscrizione, un esame coinvolge quante, quindi è coinvolto, facciamo la riflessiva, è coinvolto da quante iscrizioni? Da una o più iscrizioni, oppure potrebbe non essere coinvolta da nessuna iscrizione. Bene, ragazzi, se ci fate caso ad una cosa importantissima, guardate, li avvicino. Se ci fate caso, la relazione che coinvolge, vedete questa relazione qui, ok, molto probabilmente sarà esattamente questa relazione qui. E quest'altra relazione qua, ok, di cambio colore, sarà questa qui. Vedete? C'è una diretta corrispondenza tra tutti quanti gli elementi. Quindi, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che questa tipologia di diagramma è lo stesso, cioè quindi è l'espressione implicita di questo diagramma qui. Quindi praticamente i due diagrammi sono uguali, ok? Quindi fondamentalmente che cosa succede? O lo scrivete in questo modo oppure lo scrivete in questo modo. Però qual è l'idea? L'idea è che se avete un attributo, fondamentalmente ci viene abbastanza in maniera classica, o comunque sia ci viene in maniera molto rapida, ok, trasformare il nostro diagramma da questo ovviamente in questo qui. Se non avessimo questo elemento qui, ok, quindi tolgo praticamente tutti quanti gli elementi, guardate, anzi lo disattivo nel vero e proprio senso della parola, lo faccio chiarissimo. Vedete? L'ho praticamente quasi disattivato. Stessa identica cosa per qui sopra, ok? Quindi mi ritrovo a disattivare queste due funzioni. Se ci fate caso, questi elementi qui, ok, sono comunque identici perché
questa espressione effettuata da 3 entità, ok, è la realizzazione, è l'unico modo per tradurre in SQL, ok, questa relazione che sta qui sopra. Comunque sia, infatti, anche non avendo a disposizione questi elementi qui, ok, effettivamente sulla parte di SQL noi andremo a realizzare questa tipologia di diagramma. E vediamo come.